Cosa gli vuole dire al mostro di Firenze? Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta. La gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva. Ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato ti ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò. Amici miei, fratelli, avreste mai pensato che un giorno saremmo stati qui, insieme, all'inizio di un video, a commentare il fatto che su Repubblica, grande quotidiano nazionale, è comparso un trafiletto per spiegare alla gente che cos'è la One-itis? La One-itis su Repubblica. Tanto per citare le parole di un maestro che spesso è ricorso su questo canale. Ma avete capito dove stiamo? Avete capito che stiamo nella follia? E allora immergiamoci un po' dentro questa follia e vediamo che cosa è successo e che cosa mi ha spinto a girare un video così presto, secondo i miei standard, così breve distanza da quello precedente, dal punto che, come vedete, non ho neanche avuto il tempo di fare bene la barba. Però, insomma, il tema è caldo e bisogna affrontarlo adesso. Iniziamo. Partiamo da un'importantissima premessa. Io penso che voi avrete capito a questo punto, dopo tanti mesi di amicizia e conoscenza, per quelli che stanno vedendo l'ennesimo video sul mio canale. Per i nuovi lo dico come forma preventiva. Io spesso ripeto che non mi interessa tanto la cronaca, anche se sono un ascoltatore compulsivo del telegiornale della sera, ne guardo qualche volta addirittura uno dopo l'altro e leggo le notizie in continuazione. Però su questo canale non volevo fare discorsi di cronaca, tantomeno volevo fare discorsi di true crime che tanto piacciono soprattutto a Mediaset, perché per qualche motivo appassionano i vecchi. I vecchi in questo paese sono quelli che guardano la TV, e quindi ci sono tantissimi programmi in televisione che parlano e rianalizzano con il plastico. Il plastico forse non si usa più come ai bei vecchi tempi, forse monterò qualcosa. Allora, prima di chiudere, riguardiamo un momento la scena del delitto. Però, insomma, in ogni caso, io non avrei mai voluto entrare in queste materie e finora sono riuscito a non farlo. Però, siccome la vita è strana, come dice grande opera videoludica, mi tocca. E mi tocca, tra tutti, entrare nel più sordido, forse nel più triste degli eventi di cronaca nera di questo paese. Veramente forse il più disgustoso da tutti i punti di vista. E naturalmente, avete letto il titolo, ci avete cliccato sopra, parliamo del delitto di Carlasco. Grande precisazione: non ho intenzione di fare assolutamente giornalismo, non ho intenzione di fare assolutamente ricostruzioni, quindi se vi aspettate che io vi dica chi è il colpevole e come ci sono arrivato, e che io faccia profiling psicologico e vi dica di che disturbi specifici soffrono i protagonisti di questa storia, cambiate video, perché non è quello che sta per succedere. Quello che sta per succedere è un'analisi, come al solito, della comunicazione, dei significati della comunicazione, del motivo per cui si è deciso ultimamente, negli ultimi giorni, di dare un'etichetta a uno dei protagonisti di questa vicenda. E il motivo per cui ne parlo è che questa etichetta evidentemente si interseca molto bene con gli argomenti che trattiamo sul canale e che in un certo senso, per quanto strano a dirsi, rende questo video una prosecuzione logica di quello precedente. E capirete il perché. Fatta questa precisazione, anche volendo, non posso evitare di toccare in modo tangente un po' della cronaca di questo delitto, di cui comunque non vi do neanche il contesto, perché A, lo conoscete, B, potete trovare 1.000.000 di fonti al riguardo, tra cui una pagina su Wikipedia piena, grondante di informazioni abbastanza accurate. E poi, se non vi bastano le informazioni ma volete le speculazioni, vabbè, avete l'imbarazzo della scelta. Ci sono mie colleghe, non mie colleghe, giornalisti, quello che volete. Ci sono tutte le ricostruzioni possibili, quindi io non vi do neanche il contesto, se non gli elementi più fondamentali che servono a provare a dare una logica a quello che sto facendo io personalmente.
Prima di iniziare il video, come sempre, lo devo fare perché ne va della crescita del canale. Vi invito a iscrivervi sul canale e a mettere un like ai video che vi piacciono, eventualmente i punti hype e quello che volete. E vi ricordo che qualsiasi interazione con il canale e con gli altri utenti dà un grande aiuto alla crescita della comunità. Adesso però veramente iniziamo perché vorrei tenere le cose corte e semplici oggi, per quanto mi è concesso. Cominciamo dalla fine. La fine sono gli ultimi 2-3 giorni, almeno per quello che noi ne sappiamo. Nel senso che quello che noi sappiamo passa dai giornali. Tutto quello che è successo a Garlasco e le ricostruzioni sono passate illegalmente dai giornali, nel senso che moltissime cose che sarebbero dovute rimanere atti privati, atti secretati del tribunale, in realtà sono stati resi pubblici per un sistema di connivenze che tutti conoscono e che in Italia è fortissimo tra parti di persone che lavorano in tribunale e giornalisti. Poi ovviamente tutto questo esiste perché c'è un'attenzione morbosa verso i casi di cronaca nera in Italia e un grande pubblico di persone che desidera saperne sempre di più. E anche saperne un parolone, anche solo informarsi su fatti tutt'altro che confermati. L'ultimo capitolo di questa grande saga di fuga di notizie riguarda una faccenda che probabilmente alla procura era nota da tantissimo tempo, cioè che nel 2009, 2 anni dopo l'omicidio, quindi il fatto penalmente rilevante, Andrea Sempio, che al momento è un cittadino libero, nel senso che non è stato mai condannato in nessun grado di giudizio per questo omicidio, infatti il colpevole è un altro che sta scontando la pena, si era iscritto a un forum. Come vedete le cose tornano sempre e infatti questo è il primo capitolo della nostra storia. Su questo forum Sempio era stato attivo per tanti anni, dal 2009 al 2016, fine del 2016, 7 anni pieni di militanza su questo forum. Per tante volte io ho ripetuto, fino a 3 giorni fa mentre giravo il penultimo video a questo punto, quello sul nuovo caso Fica, ho ripetuto che in tutti gli spazi digitali che non siano le fogne dei social network, dove tutti si credono protagonisti, c'è sempre una netta divisione tra utenti attivi, utenti molto attivi e utenti inattivi, i cosiddetti lurker, quelli che semplicemente leggono e eventualmente usano le informazioni. Su questo forum, che si chiama ancora, esiste ancora, Italian Seduction, e diciamo, potete capire, lo spiegheremo, ma potete capire di che cosa si parlava su questo forum, Andrea Sempio, se davvero verrà confermato che questo Andreas, che la sua stessa avvocata implicitamente ha confermato che era lui, quindi possiamo essere certi che fosse lui, era uno degli utenti molto attivi. A suo carico, lo sto dicendo come se fosse una colpa, risultano più di 3.000 messaggi e molti thread aperti. Fanpage ha scritto una roba del tipo che loro non capiscono perché i forum continuano a esistere visto che sono stati sorpassati dai social network. Infatti non lo capiscono perché sono dei normi maledetti che non hanno nessun tipo di desiderio di approfondire gli argomenti e non capiscono la bellezza di un forum, e infatti stanno sempre infognati in questo cesso di Instagram. È veramente una merda. Comunque, avete capito, scusate lo sfogo. Quindi sul forum Sempio non era uno di quegli utenti che semplicemente si focalizza su una sola sezione, postava su tante sezioni. A questo punto dobbiamo dire che cos'è questo forum Italian Seduction. È inutile che io faccia il professorone perché non lo conoscevo fino a qualche giorno fa, però ci sono entrato, ho visto come è strutturato e l'ho capito subito perché alla fine della fiera sono un po' tutti simili. Poi incredibilmente mi ha aiutato il succitato fanpage che più o meno per una volta, benedetto sia il Signore, ha dato una spiegazione abbastanza neutrale, anche se poi ovviamente contornata da giudizi, quelli redazionali che conoscete, su come era strutturato questo forum, che in effetti ha una particolarità rispetto a tutti gli altri che avevo visto. La parte normale è che ci sono tante sezioni diverse, ci sono delle sezioni che sono più basate, chiaramente è un forum che si chiama Italian Seduction, perciò l'obiettivo è sedurre in Italia, cioè rendere gli uomini italiani ipoteticamente dei seduttori. Quindi ci sono delle sezioni in cui si discute su come migliorare le proprie capacità di seduzione, ci sono delle sezioni che hanno più a che vedere con il racconto di sé, i sfoghi personali, diciamo, la condivisione in senso proprio più umano,
Poi però c'è tutta un'altra parte di questo forum che riguarda invece il management del forum, cioè le persone che lo animano non come utenti ma come venditori, perché questo presumo che i più colti, se vogliamo usare questo termine, di voi sull'argomento l'abbiano capito, ma questo non è un forum di Inceldom, non è un forum di Red Pillati, anche se le cose spesso si intersecano, ma è un forum di pick-up artistry. Cioè, qui si discute su come scientificamente trovare la chiave per rimorchiare più donne possibili. Secondo, e questo sarà importante, quei principi tanto cari al pick-up artistry, cioè per esempio la massimizzazione del numero di partner vista come un risultato fondamentalmente gratificante per l'uomo. Sempio postava in tante sezioni. Postava anche su sezioni che avevano più a che fare con concetti filosofici, per esempio a un certo punto ha espresso una sua opinione sul significato biologistico della violenza sessuale negli animali, questo per capire che evidentemente gli interessavano anche cose che avevano più a che fare con la speculazione più teorica e non assolutamente con delle cose da mettere in pratica. Era un ragazzo di 18-20 anni, insomma un ragazzo molto giovane che evidentemente esplorava tanti aspetti di quello che oggi chiameremmo un ambito della manosfera. Sicuramente ai tempi nessuno avrebbe parlato in questi termini. La cosa su cui si è concentrata la procura, e vedremo perché nella prossima sezione, quindi abbiate un po' di pazienza, però è una in particolare, cioè che a un certo punto Sempio, parlando di se stesso, fa una specie di confessione, cioè non confessione di crimine, fa una confessione anche un po' tardo adolescenziale come gusto, e dice di se stesso di essersi innamorato solo una volta, di avere provato attrazione per tante donne, attrazione anche forte, però di essersi innamorato una volta sola. Lui esprime questo concetto di innamoramento che è avvenuto quando lui aveva, nell'intervallo in cui lui aveva tra i 18 e i 20 anni, che sarebbe compatibile con il tempo in cui sarebbe stato colpevole di un omicidio, definendo questo stato di innamoramento con un termine molto particolare per i normi, per noi che conosciamo un certo lessico non è affatto così strano, però per il grande pubblico probabilmente sarà nuovissimo. Io ho notato come reagiscono le persone che non sanno niente di questi argomenti o ne sanno molto poco, magari hanno una certa età quando sentono queste parole. Comunque il termine è one-itis e adesso ci verrà in soccorso la lavagnetta. Ecco presa la nostra lavagnetta, la usiamo per descrivere l'etimo di questa parola e fare quello che Repubblica non è stata in grado di fare. Abbiamo un portmanteau che è fatto da due espressioni. Una è inglese nel suo insieme, però la cosa interessante è che una di queste due espressioni è inglese ma in linguaggio medico, quindi è greco. Perciò abbiamo one più itis, dove one lo potremmo tradurre come uno, ma vedremo non è una traduzione molto corretta, quindi one, uno, itis lo potremmo tradurre come ite. Ite. Quindi una traduzione di merda sarebbe uno ite, che non funziona per niente. Quindi proviamo ad andarci in un altro modo. Perché sto facendo questo teatrino che veramente è degno dei canali ASMR? Perché questa è una espressione che descrive un mondo. Riuscire a capire bene perché una cosa così comune ha bisogno di una descrizione per una cosa comune come l'innamoramento univoco, cioè innamorarsi di una e dire quella è la sola che io amo, una cosa che letteralmente ha attraversato 50 secoli di letteratura, ha bisogno di una descrizione così precisa. Il motivo di quella descrizione così precisa è la porta d'ingresso corretta dentro una teoria del mondo, fraintendere la quale però porta a degli errori di processo gravissimi che normalmente verrebbero derubricati come errori di processo. In questo caso però, siccome il processo non è soltanto il processo mentale, ma purtroppo per una persona è il processo, quello col giudice, è una roba che dobbiamo approfondire e quindi cerchiamo una traduzione migliore e dalla traduzione migliore andiamo alla spiegazione. Quindi questo one io proporrei di non tradurlo come uno, ma di tradurlo come sola. Sola.
ite la teniamo come ite, quindi one-itis in italiano la potremmo tradurre come solite, che suona molto latino, suona come un imperativo latino, ma abbiamo solite. Cos'è la solite? Cos'è intanto itis? Itis, e possiamo direi fare scomparire la nostra lavagnetta. Itis, quindi ite in italiano, è un suffisso che si usa per le malattie. Soprattutto si usa per le malattie che hanno un'origine improvvisa. Generalmente è legata alle infiammazioni. Per esempio, se uno ha un'infiammazione all'orecchio, prima di saperne qual è la causa, dice di avere un'otite. In generale, comunque, è un suffisso che si usa per le malattie. Quindi, in una certa ottica del mondo, innamorarsi di una sola ragazza, al punto che tutte le altre sono invisibili e l'intera struttura del pensiero e tutte le energie dell'individuo sono concentrate su quella singola persona, secondo una certa visione del mondo, che poi è la visione del mondo abbracciata dai pick-up artist, è una malattia. Perché è una malattia? Perché effettivamente conduce a del dolore. Intanto conduce a del dolore a prescindere dalla riuscita. A prescindere che poi la one-itis diventi raramente, perché siamo in un ambito diciamo particolare, effettivamente poi la tua ragazza, quindi che il sogno d'amore si compia o che non lo diventi, che è molto più frequente se uno sta parlando di one-itis, è un classico bias del sopravvissuto. Quelli che parlano di one-itis sono quelli che ne scrivono e quindi di cui noi abbiamo testimonianze. Generalmente se ne scrivono è perché le cose sono andate male. Quelli che non ne scrivono perché le cose sono andate bene, poi magari ne scrivono in altri termini postumo, perché in generale la teoria dice che investire tutte le proprie energie, tutta la propria devozione, tutto il proprio amore in senso lato su un soggetto umano, su un oggetto umano, non è una buona strategia. Sarebbe molto meglio, secondo queste teorie, massimizzare le proprie possibilità, ma a prescindere dalle proprie possibilità, visto che siamo in ambito meramente evoluzionistico, anche dal punto di vista della fitness sarebbe meglio, andare in giro e la biologia vorrebbe ingravidare quante più femmine della specie possibile, noi siamo un po' diversi, un po' più evoluti da questo punto di vista, quindi sarebbe, trarre soddisfazione da più partner possibili. Quindi la one-itis, che vada bene o che vada male, sempre malattia è, perché ti toglie qualcosa, ti fa stare male, ti toglie fitness. Sempio a un certo punto dice di aver avuto una sola one-itis e che a seguito di questo ha provato molta frustrazione e molta sofferenza. Lui non dice assolutamente di chi si è innamorato, proprio non lo dice, non dà nessuna informazione su questo forum. Non dice come si chiamava, non dice quanti anni aveva, non dice se viveva vicino a lui, lontana, se era una relazione a distanza, se era una relazione di prossimità, niente, non dice niente. Scrive questa cosa, poi ne scrive una quantità enorme di altre, a ottobre del 2016 si ferma, non scrive più niente. Il suo account diventa inattivo. È possibile, come hanno detto alcuni giornali, che sia diventato inattivo perché nel 2016 improvvisamente il caso viene per la prima volta riaperto, poi verrà chiuso nel 2017, cioè per la prima volta nel 2016 un pubblico ministero ventila l'ipotesi che lui potrebbe essere l'assassino e quello che era in quel momento in galera da già un decennio, e secondo tutti, compresa la famiglia della vittima, è l'assassino e che è ancora in galera a tutt'oggi, quindi lo Stato italiano considera lui l'assassino ed eventualmente bisognerà spiegare perché non lo è, e poi il processo viene richiuso, come ho detto, nel 2017. Quindi Sempio smise di scrivere, forse per paura, e infatti non aveva tutti i torti, che quello che scriveva sarebbe potuto essere usato contro di lui. Andremo al perché dovrebbe essere usato contro di lui in generale, sia poi dal giudice, da chi deve giudicare, ma direi soprattutto dall'opinione pubblica. La cosa interessante, prima di passare alla prossima sezione e prima del capire perché, e questa è la grande domanda, perché a qualcuno in questo momento interessa dipingere Andrea Sempio come una specie di, sarebbe così un emulo non un emulo, un precursore di lunghissimi termini di un Filippo Turetta, che quindi ha ucciso perché questa one-itis non era corrisposta e lui ne parlava in questi termini. Dobbiamo però partire da un fatto: tutti gli inquirenti che si sono succeduti nel tempo, perché sono cambiati tanti che hanno provato a riaprire questo caso, avevano da tantissimi anni, ancora una volta da un decennio, nella loro disponibilità questi messaggi, la sua appartenenza a questo forum e tutto il resto. Non l'hanno mai tirato in ballo, mai, neanche una volta. Lo hanno tirato in ballo adesso.
La domanda è: perché adesso? Perché ora? Perché in questo zeitgeist? E a questa domanda proviamo a rispondere. Probabilmente ora saranno passati un quarto d'ora di video e voi vi starete chiedendo: ma che cosa c'entra in apertura il mostro di Firenze? Cosa c'entra l'appello, il ridicolo appello di Perugini, mi pare si chiamasse Perugini, al mostro di Firenze? Ve lo dico subito. Il delitto di Carlasco, o meglio, la riapertura del delitto di Carlasco e i crimini del cosiddetto mostro di Firenze hanno in comune un fatto: sono dei casi montati malissimo. Hanno un impianto che dire traballante è dire poco. Soprattutto però quello di Carlasco, adesso riaperto dopo 20 anni quasi, ha un impianto debolissimo, un impianto accusatorio debolissimo. Innanzitutto la prima cosa è che già c'è un colpevole, quindi è più difficile ancora di un normale caso da montare, da preparare, perché il colpevole lo Stato italiano l'ha già trovato, già sta scontando la sua pena da tantissimo. La famiglia della vittima dice di essere soddisfatta della sentenza e di credere che quello sia il colpevole, quindi bisogna andare pure contro la famiglia della vittima. La scena del crimine, ovviamente, perché sono passati 20 anni, è tutta compromessa, ma era già stata compromessa dall'inizio. Ancora una volta, ci sono 1 miliardo di approfondimenti al riguardo, quindi come si monta questo caso? Come si imposta un caso in cui l'arma del delitto non si troverà mai? Mai! Sono passati 20 anni, possono dragare 20 fiumi, non si troverà mai. Testimoni non ce ne sono. E comunque andare a contestare un testimone che dice di ricordare qualcosa dopo 20 anni è un'impresa enorme. Tutte le prove indiziarie sono comunque tutte contestabili, perché ci sono contaminazioni, prove che sono andate smarrite nel tempo, prove che si sono bagnate, file archiviati male, cose che erano analogiche adesso andrebbero riportate in digitale. Insomma, c'è soltanto una cosa che si può fare per provare a impostare questo caso e soprattutto renderlo un caso mediatico, ancora più di quanto non sia. Ed è trovare il movente. Se si riesce a trovare il movente, almeno uno, che poi per la verità è il più debole di tutti, il più inessenziale di tutti, tra i principali elementi di un'indagine, forse lo si è trovato. È rispuntato un elemento che nel tempo era stato considerato inutile. Ovvero, io presumo che gli inquirenti di 10 anni fa, però questa è un'ipotesi mia, e qui dobbiamo entrare nell'ambito della speculazione, però non della speculazione criminologica, ma della speculazione, diciamo, di psicologia sociale, e ovviamente anche di sociologia della devianza. Io credo che gli inquirenti di 10 anni fa, il fatto che Sempio fosse su un forum di seduzione, lo abbiano notato, cioè lo abbiano annotato, lo abbiano capito forse, un minimo, e lo abbiano derubricato come fondamentalmente inutile come informazione. Cioè, che ci frega che questo era su un forum di seduzione e cercava di capire come rimorchiare le ragazze e cosa fare con le ragazze, come vestirsi, perché poi quello è un forum di pick-up artistry, come vestirsi, come parlare, come rompere il ghiaccio, come fare gli approcci a freddo, tutte queste cose. Cioè io ipotizzo la faccia del PM quando gli avranno portato sta cosa, se non si è messo a ridere probabilmente avrà fatto una battuta di cattivo gusto. Passiamo avanti di 10 anni. Adesso siamo in una condizione in cui ogni iniziativa maschile, diciamo strategizzata, volta alla conquista del femminile, cosa che nel frattempo tra l'altro è diventata molto più complessa dal punto di vista oggettivo, è considerata un segnale preoccupante, potenzialmente anche un segnale criminale. In altre parole più semplici, ogni volta che un maschio dice una roba tipo secondo me le donne, puntini puntini, e non secondo me le donne sono tutte delle sex workers, per dirla in modo pulito, ma secondo me per avere successo con le donne bisogna fare X e Y, oppure secondo me se tu fai K e Z con le donne non avrai successo, oppure alle donne piacciono quelli alti più di 1,85 m, per fare tanti esempi molto, molto banali. Tutte queste cose sono nello spirito del tempo considerate dei segnali potenziali, e questo è l'effetto, l'abbiamo detto tante volte, di uno sviluppo di una cultura che è stata fatta pezzo dopo pezzo di criminalizzazione della maschilità, della mascolinità e anche dello strategismo maschile, che è uno degli elementi secondo me più interessanti dell'uomo
inteso come maschio, inteso come animale super evoluto, cioè la capacità di fare dei piani a lungo termine, di guardare le evidenze, di guardare le ripetizioni, i pattern, quello che ci ha reso alla fine della fiera i predatori alfa di questo mondo e ci ha permesso di decidere chi vive e chi muore su questo pianeta. Per quello che noi facciamo. Noi sappiamo riconoscere i pattern, sbagliamo una volta, sbagliamo due volte, alla terza volta abbiamo capito come funziona la cosa, adeguiamo il nostro comportamento e cerchiamo delle strategie vincenti riproducibili. Straordinaria capacità umana, ovviamente anche delle femmine, ma nel maschio umano questa cosa è estremamente intensa, soprattutto se la cosa gli interessa. Se gli interessa generalmente è molto pigro. Questa cosa è, non è criminalizzata, è proprio demonizzata attualmente. Un'altra cosa che è demonizzata è qualsiasi espressione di frustrazione, fragilità e scontento maschile. Cioè, ancora una volta, 10 anni fa sul tavolo di questo PM sarà arrivato il messaggio di esempio che diceva: una volta mi sono innamorato di una, mi ha fatto soffrire come un cane, mi veniva da piangere, volevo morire, perché non ero corrisposto evidentemente, perché non era corrisposto evidentemente, e il PM avrà detto: ah sì, pure io nell'85. Pure mio nonno nel 54. Perché sta roba, che ora noi, io non sono una di queste parti, però diciamo, a cui una sottocultura ha dato un nome specifico, il nome di una malattia, l'ha calcata come una malattia, ma sta roba, non avevamo bisogno di pick-up artist per sapere che esisteva e che aveva le caratteristiche di una malattia, bastava leggersi Tasso. Ha i caratteri di una malattia mentale, sì, è vero. Nello stato di innamoramento assoluto, il maschio della specie umana regredisce a un livello che veramente pare quello di un malato di mente. Ancora una volta, è così sorprendente? Se guardiamo gli altri maschi delle altre specie, quello che fanno per arrivare all'accoppiamento è incredibile. Quello che fanno gli uccelli è incredibile per arrivare all'accoppiamento. Quello che fanno le capre di montagna, gli arieti. Gli arieti rischiano il loro cranio per l'accoppiamento. È una spinta biologica normalissima. Siccome ancora nella nostra mente l'accoppiamento è la funzione fondamentale, quello che permette di aumentare la propria fitness, ci sta, è ragionevole, è anche biologicamente perfettamente sensato che il maschio diventi quasi pazzo quando si convince che quella è la partner perfetta per lui. Sic et simpliciter. Ma siccome lo zeitgeist è cambiato, adesso quello che si vorrebbe dal maschio della specie è un'arrendevolezza senza fine, da un lato, e un totale relativismo dall'altro. Cioè il maschio dovrebbe, come si vorrebbe nel modello standard, innamorarsi molto fugacemente, impegnarsi anche a fondo, però poi quando le cose non vanno bene, quando riceve un rifiuto, dire vabbè, pazienza, ce ne sono molte altre nel mondo. E continuare questo ciclo finché non trova non quella giusta a questo punto, ma la prima che è d'accordo con il suo approccio. Se soffre, intanto la sofferenza è ingiustificata perché questa forma di amore per cui si soffre è considerato anche dall'altra parte della barricata, però in modo diverso, una malattia. Dall'altra parte della barricata, che è il femminismo radicale, questa forma di innamoramento che porta alla sofferenza è considerata una malattia, però una malattia sociale, il primo dei passi che poi conduce eventualmente agli atti quelli più estremi, tra cui eventualmente il femminicidio. E quindi l'uomo, se soffre, è bene che soffra in totale silenzio, in totale solitudine, che non lo dica, manca ai suoi amici, manca a sua madre, che tantomeno lo scriva su un forum. 10 anni nel tempo. Lo spostamento dello zeitgeist in 10 anni. 10 anni fa il PM ha letto sta roba, si è messo a ridere e ha detto vabbè, quindi adesso il PM legge questa roba, gli si accende una lampadina. La lampadina dice un solo nome, Turetta. Turetta era innamoratissimo della sua fidanzata, e questo penso che lo possiamo accettare tutti, e credo che tutti noi possiamo accettare che Filippo Turetta era un ragazzo profondamente innamorato della sua fidanzata, che poi era anche un ragazzo profondamente disturbato e che ha compiuto un omicidio. Ma che fosse innamorato è fuori discussione. Sempio, nella ricostruzione, era profondamente innamorato, l'ha detto, ce l'ha detto lui, ce l'ha confessato, di una ragazza quando aveva 18-20 anni, lo span è corretto, perché ci sta. Allora, Sempio è quello che è Turetta. Anzi, è meglio
è meglio, perché Tourette almeno la fidanzata ce l'aveva, quindi se lo chiamano, se venisse chiamato incel, sarebbe un termine sbagliato, non funzionerebbe, qualcuno direbbe scusa ma che incel è che c'ha la fidanzata, è semplicemente uno geloso. Ma invece Sempio, che la fidanzata non ce l'aveva e che forse ha tutte le stimmate del vero incel, non ne abbiamo idea, potrebbe essere, se era su quel forum a 18 anni, 19 anni, mi viene da pensare che probabilmente lo era. Ecco, se era un incel, se era uno che aveva la one-itis nella maniera in cui la riporta in modo disgustoso Repubblica, allora è il nostro omicida. Cioè che il nostro omicida lo sapevamo già, ma è il nostro... Questo è il nostro movente, lui è come Turetta, lui è come tutti gli uomini che commettono il femminicidio, non sopportava che questa ragazza stava con un altro perché questa era la sua one-itis. La one-itis è un'ossessione, l'ossessione automaticamente diventa volontà omicidiaria, è mia e di nessuno. Lui è un figlio evidentemente eterosessuale, quindi un figlio sano del patriarcato, è bianco tra l'altro, viene benissimo, borghese, e queste sono le caratteristiche del nostro omicida, questo è il movente, l'abbiamo trovato. Ecco che cosa ha pensato il nuovo inquisitore, perché questo è un inquisitore, quando ha letto queste dichiarazioni. Abbiamo l'Incel di Carlasco, abbiamo il movente. Ultima parte del video, che come avevo promesso sarà un po' più breve del solito. Perché tutto questo ci tocca? Questo direi che ci tocca per 3 motivi. Motivo numero 1. Una volta che sta parola one-itis è entrata dentro il lessico comune, poi state sicuri che entreranno tutte le altre. Anzi, state sicuri, io con le previsioni non ho un grande feeling. Comunque, è possibile che entrata one-itis, entrato ormai incel da mesi, settimane, anni ormai nel linguaggio pubblico, anche se la gente non se ne rende conto, le valutazioni numeriche, come ho detto tante volte, sono entrate nel linguaggio comune, per esempio dei meme normaloidi, dei meme quelli da bomber, e una volta che tutte queste parole sono entrate nel linguaggio comune faranno quello che fanno sempre le parole, diventeranno idee. Diventeranno idee, diventeranno preconcetti. Già i preconcetti sono abbastanza forti su queste tematiche, sulla manosfera, per colpa di roba tipo le errate interpretazioni di Adolescence, eccetera, eccetera. Ma adesso lo saranno ancora di più. Se si è arrivati a un livello di specificazione, specificità, tale per cui abbiamo cominciato a discutere di one-itis sui giornali nazionali, io credo che a un certo punto sul giornale nazionale spunteranno dei concetti più complicati, i concetti più stratificati della manosphere. Per esempio, ora mi aspetto che qualche giornale faccia un approfondimento sul pick-up artistry in generale, e che dipinga i pick-up artist non come i cialtroni, approfittatori, gatto e volpe che sono, cioè gente affamata di soldi che usa un mercato che è entrata da tempo ormai in un mercato che si sta riempiendo di persone che hanno un bisogno, e questo bisogno viene saziato dai pick-up artist. Poi viene saziato in modi che non sono efficaci, però d'altronde questo è un altro discorso. No, non li dipingerà come questo, non li dipingerà come quello che sono, che già tanto bello non è. Li dipingerà, torniamo al video precedente, come un'accademia di manipolatori, no? Come questi individui che cercano di insegnare alle masse come modificare il cervello femminile, e poi inevitabilmente quando il povero ragazzo non riesce in questo compito antiscientifico, diciamo, che poi è una parola bellissima che non vuol dire niente, ovviamente si caricherà di frustrazione. Cioè lui era partito e aveva speso anche dei soldi con l'idea di imparare le tecniche Jedi di manipolazione mentale sulle donne. Poi si rende conto che però non è vero niente, e allora che fa a quel punto? Non fa quello che succede nella realtà, cioè che cerca in ogni modo di riavere i suoi soldi, maledice sti truffatori che lo hanno imbrogliato e gli hanno sottratto per un corso 2-3 mila euro, cerca di riaverli tramite PayPal, tramite la banca, quello che si fa di solito, e poi quando non ci riesce si mette l'anima in pace, prova un grande senso di vergogna per avere buttato via i suoi soldi per un motivo così futile. È un po' lo stesso senso di vergogna che provano tutti quelli che vengono truffati dal fuffaro di turno, che sia il fuffaro della seduzione, che sia il fuffaro dei soldi, del secondo stipendio mensile, quello che volete. E poi andando indietro nel tempo, che è quello che vendeva l'olio di serpente, che è quello che ti prediceva il futuro, la zingara che ti leggeva la mano, le carte, i tarocchi, eccetera, 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 a ritroso nel mondo di millenni. No! Non diranno questo, diranno che il giovane che si è messo in questa dinamica, poi preso dalla frustrazione, che fa? Ammazza.
diventa un omicida, potenziale ovviamente, non credo che arriveranno a dire che c'è automatismo, però comunque diventa un potenziale omicida perché non avendo il rispetto delle donne che vedeva come degli oggetti da manipolare, diciamo degli NPC, poi quando arriva la frustrazione, essendo che non li vede come umani, li può anche eliminare fisicamente, e quindi abbiamo fatto che pure i pick-up artist sono un'accademia dell'omicidio, quella era l'accademia dello stupro nello scorso video, questa è l'accademia dell'omicidio. Secondo punto, diciamo quello intermedio di importanza, poi il terzo è il più importante di tutti. Ci dobbiamo aspettare una copertura di tematiche, diciamo nostre, di queste tematiche di cui stiamo discutendo, da parte di gente che fino a ieri non gliene fregava niente. Perché? Perché il delitto di Carlasco è una cosa che ancora a distanza di tanti anni esercita un fascino, io non ho problemi a dire morboso, su tante persone. E quando dico morboso intendo dire che siccome non si sa, o meglio si sa chi è il colpevole secondo la giustizia, però siccome è incerto, c'entrano persone giovani, è morta una ragazza molto giovane in modo violentissimo in questo piccolo paese del nord Italia, che come tutti i piccoli paesi, e forse questa è la parte più interessante, ha un'anima oscura al suo interno in cui si muovono dei personaggi anche un po' bizzarri, perché lo stesso Sempio, la sua avvocata, le gemelle, insomma ha tutti i crismi della roba che piace tanto agli italiani, del sordido che piace tanto agli italiani. Infatti personalmente io la odio questa vicenda, la sento da quando sono bambino, pensavo che si fosse chiusa, non si è chiusa invece. Quindi io ritengo che adesso, ancora una volta predizione, forse mi sbaglio, che adesso tutta questa gran massa di criminologi, psicologi, qualunque cosa, ologi, che si muove attorno, giornalisti, poi tantissimi, presentatori TV, che si muove attorno a questo carrozzone che si autoalimenta da un ventennio, verrà a bussare alla porta della manosphere, del pick-up artistry, sicuramente dell'inceldom, e verrà a fare quello che fanno di solito le persone di questo genere, che entrano dentro una cosa che non conoscono. Non entrano in punta di piedi, entrano col bulldozer, si prendono quello che vogliono, cioè interpretano bassamente tutto quello che non comprendono e lo usano in funzione della loro narrativa, cioè che questi maschi, e abbiamo capito adesso abbiamo capito il perché, questi maschi come esempio che ammazzano, lui ha ammazzato, però se l'è cavata, l'ha fatta franca, questo incel omicida, e una volta che si sono presi quello che vogliono se ne vanno lasciando le spoglie. Cosa sono le spoglie? Le spoglie sono le opinioni dei normi, in questo caso però non è giusto chiamarli così, le opinioni delle persone che non hanno, per età, per formazione, per come è andata la loro vita, non hanno il tempo, la voglia di stare appresso a che cos'è la manosphere, si fanno un'idea così generale, prima non si facevano nessuna idea, adesso da poco hanno cominciato a dover fare i conti col fatto che sto termine incel continua a spuntare, magari l'insegnante a scuola sente, insegnante di 60 anni, la media italiana è quella, 52 anni, 53 anni l'insegnante medio in Italia, continua a sentire sti ragazzini che si danno l'uno con l'altro dell'incel, quello dice di essere red pillato, quello dice no ma io sono blu pillato, e l'insegnante dice ma che cazzo dicono sti ragazzini 6-7, perché magari qua sente qualcuno dice sotto il 7 non è vita, va a vedere di che è sta roba, dove la va a vedere, non è che la va a vedere sui siti quelli diciamo che gli potrebbero dare una visione generale, va a vedere sul giornale, cerca, digita incel, primo risultato Repubblica, secondo risultato Fanpage, dice ah ok questi sono quelli che ammazzano come Filippo Turetta, perfetto. Immaginiamoci questa situazione moltiplicata per 10%, per 1000, e appena a Rete 4 comincia a menzionare queste cose dentro uno dei suoi, diciamo, argomenti preferiti, che è questo omicidio. Quindi uno scenario da incubo, io come sempre spero che non avvenga, però diciamo la direzione mi pare quella. Terzo punto, il più importante, è collegato al secondo. Se davvero questa è la direzione che prende l'indagine, e se giorno 6, io sto girando questo video il 4, probabilmente lo pubblicherò giorno 6, se giorno 6 Andrea Sempio commette l'errore di rispondere durante il suo interrogatorio, se non sbaglio l'interrogatorio di garanzia, però io non sono un avvocato, quindi diciamo, chiamiamolo interrogatorio, se commette l'errore di rispondere durante l'interrogatorio e dire delle cose, perché il ragazzo non è proprio dei più brillanti da quello che ho visto, e si incasina, ma è anche da capire, perché insomma, cioè, la pressione mediatica è una cosa disgustosa. Se usiamo un termine volgare, se si imputtana con la procura
e si mette nei guai, vabbè, mette nei guai ovviamente se stesso, però mette nei guai pure tutta una categoria. Mette nei guai tutte le persone che nella loro vita una volta hanno scritto, hanno detto così en passant la parola one-itis, che hanno fatto discorsi di questo genere, e questo contribuirà a dare ancora più strumenti, per questo dico che il video è legato al precedente, a una certa propaganda negativa che vede, e questo è il motivo, l'incel come il nemico pubblico numero uno. Al momento già si va in quella direzione, in altri paesi ancora di più che in Italia, ma si va nella direzione di voler descrivere l'incel, l'appartenente alla Red Pill, l'appartenente alla Manosphere, quello che chiamatelo come volete, questi uomini che in qualche modo si lamentano di qualche cosa, di dipingerli come il nemico pubblico, un potenziale omicida, un potenziale, se non è omicida perché non ha il coraggio, comunque un potenziale criminale, uno che magari non ammazza però fa il revenge porn, o fa quell'altro, o fa i deepfake, fa quello che volete voi, comunque diventerà un pericolo anche solo dire ah, mi piace quella ragazza, però non ci sta. Già questo configurerà di dire ah, come esempio. Hai visto? Come esempio. Quella è la direzione, perché c'è questa odiosa, detestabile, deprecabile, basta con gli aggettivi, idea, tra l'altro completamente non dimostrata da niente, che esiste questa piramide delle violenze che parte da banalissime considerazioni o addirittura banalissimi complimenti per poi arrivare all'apice dell'omicidio. Tutto questo per via di questa presunta, poi non è presunta ma è vera, frustrazione, perché si vuole ancora dipingere gli uomini, e questa è l'ultima cosa che dico con questo video, come delle bestie che di fronte alla frustrazione, la frustrazione comunissima del sentirsi dare un rifiuto, o anche se non è un rifiuto comunque del doversi mettere tanto di impegno per avere qualche cosa, un riscontro relazionale, si vuol dire che gli uomini reagiscono a questa frustrazione sempre allo stesso modo, con distruttività, quando invece ci sono esempi innumerevoli nella storia umana, ma anche proprio recente, e nella vita di tutti, del fatto che la risposta più comune, a parte la normale tristezza e un fondo depressivo, è invece una risposta creativa, è una risposta positiva. La maggior parte degli uomini cresce con i rifiuti, la maggior parte degli uomini con le difficoltà d'amore diventa migliore, nel senso che impara a controllarsi, impara a dare il giusto peso alle cose e impara soprattutto come utilizzare fattori negativi. Io spero di non avervi annoiato e di aver dato il mio contributo a un discorso che secondo me sta prendendo una piega particolarmente brutta. Forse mi avete sentito un po' preoccupato. Ho anche messo la cravatta delle occasioni, quelle diciamo che contano, perché in effetti mi preoccupa questa narrativa, e mi preoccupa soprattutto perché, l'ho ripetuto tante volte, lo ripeto un'ultima volta prima di darvi la buonanotte, perché anche oggi sono le 3 del mattino, Garlasco è una cosa che è diventata molto più di un semplice caso di cronaca nera, ha proprio plasmato un certo modo e una certa parte di storia dell'Italia, e un certo tipo di discorso televisivo che è sempre dannoso per qualcuno, e temo che adesso diventerà molto dannoso per tutti gli uomini, ma in particolare per una certa fetta di uomini che sono, immagino, la stragrande maggioranza del mio pubblico. Fino al prossimo video, che magari sarà anche questo ravvicinato. Buonanotte e state in salute.